Se siete alla ricerca di una barca che non si limiti a fornirvi solo grandi spazi, ma che possa offrire anche design e prestazioni, allora certamente Prestige Yacht è uno dei cantieri in cima alla lista di quelli da considerare. Non a caso oggi siamo a Monfalcone e stiamo per provare l'entry level della gamma, l'F4.3, con una prova da ben 60 miglia. Partiremo infatti qui da Monfalcone per arrivare a Venezia, dove porteremo la barca in occasione dell'omonimo Salone Nautico. Seguitemi quindi e andiamo a vedere come si comporta in mare questa bellezza. Ed eccoci arrivati al flybridge di Prestige F4.3, siamo pronti per iniziare, quindi ingraniamo la marcia avanti con le manette. A spingerci abbiamo due Volvo D6 da 440 cavalli l'uno. Cominciamo ad andare al minimo e vediamo come si comporta questa imbarcazione. Oggi la giornata non è delle migliori, il mare è mosso. Poco fa avevamo addirittura un'onda formata, adesso la situazione è un po' migliorata, ma comunque abbiamo ancora un po' di onda residua. Ma come vedete Prestige F4.3 si comporta decisamente bene, naviga dritta sulla sua rotta, rolla pochissimo e il comfort anche al minimo, punto abbastanza critico per quasi tutti i flybridge quando navighiamo piano con mare formato. In questo caso invece non è assolutamente un problema. Ma proviamo ad accelerare e vediamo cosa succede. Siamo a 10 nodi, come vedete stiamo navigando ancora con un ottimo livello di comfort, anche se non siamo ancora in planata, la barca non rolla di nuovo e siamo su una rotta rettilinea. Proviamo a farla entrare in planata e vediamo come si comporta. Prestige F4.3, come avete potuto osservare, esce dall'acqua in modo molto morbido, senza sforzi, ed entra subito in planata, direi intorno ai 12 nodi circa. Siamo a 20 nodi, la classica velocità di crociera. Questa imbarcazione consuma davvero molto poco, abbiamo un consumo complessivo pari a meno di 100 litri ora, precisamente 48 litri ora per ogni motore. Segno inconfondibile di una barca che non trascina, che offre quindi una resistenza molto limitata all'avanzamento. Siamo a 25 nodi, ottima velocità di crociera e pensate, il motore gira a 3200 giri ed il consumo è inferiore ai 120 litri ora. Davvero non male per un flybridge di queste dimensioni. Ma ora è arrivato il momento di vedere come si comporta Prestige a tutto gas, quindi giù le manette e vediamo cosa succede. 31 nodi e come potete osservare il comfort è ancora assolutamente superlativo. Ci sono delle onde, le stiamo attraversando ma senza impatti, senza rumori, senza scossoni e a bordo ovviamente nemmeno un cigolio. Riduciamo ora la velocità e andiamo a vedere come si comporta Prestige F4.3 nelle virate più strette. Siamo a 25 nodi e senza rallentare accostiamo dritta. La barca si inclina, neanche moltissimo devo dire, il raggio di sterzata si stringe, ottimo il raggio di sterzata, più che sufficiente per uscire dall'impiccio quando potrebbe esserci un ostacolo davanti a noi. Controviriamo. Anche nelle virate più strette, come potete vedere, questa barca naviga assolutamente senza problemi, come se fosse su dei binari immaginari.
Questa barca si comporta decisamente bene, non si sentono botte, non impatta sulle onde, le attraversa in modo molto dolce. È davvero un piacere navigare su questa imbarcazione, regala delle sensazioni davvero interessanti, nonostante sia un grande flybridge. Ho ridotto la velocità, ora stiamo navigando intorno ai 10 nodi, come vedete il comfort è ancora altissimo, io sono sul flybridge e come anche prima, devo dire anche alla massima velocità, il riparo dal vento è decisamente superiore alla media. Fra poco entreremo in porto e quindi vi do appuntamento al resto del video per andare alla scoperta del Prestige F4.3. E dopo 60 miglia di navigazione eccoci arrivati nell'incantevole scenario del Salone Nautico di Venezia. Ieri l'imbarcazione è stata preparata per l'esposizione ed oggi è pronta ad accoglierci. Il layout e gli interni di questa imbarcazione nascono dalla mente creativa di Camillo Garroni, uno dei designer più illuminati del settore, che è riuscito a dilatare gli spazi di questo 43 piedi fino a farli diventare spazi da barca di taglia decisamente superiore. Andiamo a scoprirli insieme. Avete mai visto degli interni fatti in questo modo su una barca di soli 43 piedi? Questo è quello di cui vi parlavo prima. Camillo Garroni ha disegnato questa cucina passante che riesce a servire la dinetta esterna e contemporaneamente a essere completa in tutto quello che serve. Qui troviamo un fuoco ad induzione, il forno, lavelli e tantissimo spazio di stivaggio, oltre a un frigo di proporzioni domestiche. Posizionata in questo modo la cucina peraltro rende possibile l'introduzione di queste due aperture laterali che favoriscono il passaggio delle persone, ma soprattutto allarga le dimensioni del salotto interno oltremodo. Qui infatti troviamo un grandissimo divano Adu che è accostato alla postazione di guida. La postazione di guida interna è strutturata in modo da avere la massima visibilità, manette, joystick, tutto a portata di mano, insomma un layout che ci ha davvero convinto. Ed eccoci nella VIP cabin di Prestige F4.3. Come potete osservare questo letto è di dimensioni queen size, quindi 1,60 m di larghezza per oltre 2 metri di lunghezza. Il letto è posto in posizione centrale, ai lati abbiamo dei gradini che facilitano la risalita appunto al letto, alla mia destra c'è un grandissimo mobile armadio specchiato peraltro, mentre alla mia sinistra altri armadi e spazio di stivaggio, ma soprattutto qui abbiamo l'accesso diretto a questo bagno munito di doccia separata, bagno che peraltro svolge anche la funzione di day toilet per il resto dell'imbarcazione. La master cabin di Prestige F4.3 è semplicemente enorme. Al centro troviamo questo letto di dimensione king size e tutto intorno moltissimo spazio di calpestio. Sul perimetro di questa suite vengono ricavati moltissimi armadi che così aumentano a dismisura lo spazio di stivaggio. La master cabin è ovviamente munita del suo bagno privato, dotato di doccia separata e di un piccolo disimpegno d'ingresso. Una master cabin che certamente è una master cabin a 5 stelle. Si arriva alla prua di Prestige F4.3 camminando attraverso questi comodi e larghi passavanti. Il prendisole è oversize, come vedete può accomodare senza nessun problema 3 persone. In sintesi un altro ambiente da vivere quando siamo all'ancora.
E se durante la prova in mare mi avete visto al posto di comando del Flybridge, ora è arrivato il momento di vedere i suoi reali spazi. Le sue dimensioni, come per il resto dell'imbarcazione, sono decisamente fuori scala. Qui vedete un grandissimo divano ad elle dove possono stare sedute tranquillamente 10-12 persone. A lato del posto di guida c'è un altro prendisole da 2 persone, insomma spazi che sono in grado di accontentare anche le famiglie più numerose. E si conclude qui, in questa lussuosa dinetta esterna, la boat review di Prestige F4.3. Da The International Yachting Media è tutto e ci vediamo alla prossima imbarcazione.